Stanchi dei soliti giochi horror con case infestate da fantasmi, mostri, spiritelli e tutta questa roba già vista e rivista? E se a perseguitarci questa volta fosse una bambola assassina? Amici e amiche di Plowit Prince, questo è Puppet House di Vacuum Studio e Spirit Games, un gioco horror di avventura e puzzle con elementi escape room. Noi impersoneremo il detective Rick alla ricerca degli abitanti scomparsi di un maniero di un ventriloquo. Tuttavia, un bizzarro rituale ha creato un malvagio burattino che uccide chiunque vi si addentri. Intrigante, vero? Beh, che aspettate? Fiondiamoci subito insieme alla scoperta di Puppet House. Incredibile, amici, c'è la lingua italiana. Questa secondo me è la cosa più spaventosa del gioco, ma in positivo, perché ormai non sono più abituato, non la mettono più da nessuna parte, ma tanto meglio, tanto meglio. E un'altra cosa spaventosissima è che dovrò usare di nuovo mouse e tastiera. Se mi conoscete un pochino saprete che non sono avvezzo a questo, sono più abituato con controller, ma tant'è. My name is Rick. I work as a detective, but in my free time I investigate haunted places, because I like the thrill that comes with it. I find solving unexplained cases to be a nice diversion. Right now, I'm about to visit somewhere that recently caught my attention. Ah, così. Bene, 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 piuttosto sbrigativa l'introduzione, dritti al sodo, dritti al punto. Mi piace, mi piace. Quindi il nostro detective Rick è attratto dai casi inspiegabili, dalle case infestate e compagnia bella. E siamo diretti a quanto pare in una di queste, dove ho messo quelle note. Ok, tanto mi piace molto l'atmosfera della casa, gli interni. Credo che sia un uso piuttosto discreto di un Unreal Engine 4, non vorrei sbagliarmi. Va bene, esaminiamo un po' di oggetti in giro. Arson Mystery, giovedì 17 ottobre 1969, con guasti li possiamo anche ruotare, ma non li possiamo raccogliere. Qui c'è un distintivo della polizia. D'accordo. Macchina fotografica. Ah, questa l'ha raccolta. Bene, e con Tab possiamo andare a vedere il nostro inventario. Benissimo. Un altro frammento di giornale. Allora, casa abbandonata, sabato 12 marzo 1970. E qui prendi la valigetta. Non mi sembra una valigetta, sembra più una scheda. Rick Evans, note importanti. Aggiunto all'inventario. Continuo a chiamarla valigetta, ma non mi sembra affatto una valigetta. Casa infestata, venerdì 27 dicembre 1971. Altri frammenti. Intanto qui possiamo dare un'occhiatina alla vita del nostro detective tramite questi quadri, queste foto. Andiamo ad esaminare la nostra scrivania. Leggi il diario. Ok, quindi la nostra scheda, quella abbiamo raccolto poco fa, l'abbiamo posizionata qui sopra e andiamo ad esaminare che cosa. Fieldtown residents report that they can hear very strange noises, including terrifying screams coming from the property of Peter Hill, a ventriloquist who died some time ago. The death of the owner itself hasn't been fully explained. There have been rumors that Hill's house is haunted. Some people attempted to investigate her on their own, but all of them, only James Anderson followed through with it. Managed to cross the fence and get close to the house. He got frightened by something he couldn't really explain and reported that the light in the house was turning on by itself, even though there was no one inside. Interessante. He went there again, and this time didn't return. Terrified, the residents began to move out, fearing for their lives. Intriguing. Senza dubbio, senza dubbio. There's something going on there, and it's not just the usual ghost stories. If someone's actually gone missing there, it needs to be investigated. Ok. Before I leave, I need to take Devo my prendere le camera, chiavi della keys giacca e to la my mia jacket. macchina fotografica. Allora, la macchina fotografica l'abbiamo presa. Le chiavi della giacca. Nella giacca, giustamente. Ottimo. Bene, usciamo. Ok, ci stiamo dirigendo alla casa di Peter Hill, il ventriloquo.
Viaggetto in auto. Anche se sembra più un autobus. Benvenuti a Philtown. Molto rassicurante l'ambiente, devo dire. Ci hanno mollati praticamente all'entrata di Philtown. Con F possiamo accendere la torcia. Bene, non è che faccia moltissimissima differenza. So far, I Per ora non si sente nulla. Intanto ci viene marcato qualcosa sul suolo. Leggiamo la nota. Possiamo zoomare o comunque tradurre? No, non ce l'ha data la traduzione, va bene. Allora, io sono mezzo ciecato, quindi avrei preferito zoomarlo, ma va bene. Sto scrivendo questo nel caso che qualcosa mi possa succedere. Sto provando ad entrare nella casa di Peter Hill ancora. Ho visto qualcosa nella finestra qualche tempo fa. Ero un bambino, non ne ho idea. Onestamente me la sono fatta addosso e sono scappato via. It's just your imagination. Gli ho detto, vabbè, mi sono detto sarà solo la tua immaginazione che insomma che ti fa brutti scherzi. Va bene. Quindi questa è la casa del ventriloquo Peter Hill e questo è il cancello. È aperto. Ok, dobbiamo premere manualmente per spingere le ante. Ok, siamo dentro. Questa è cutscene, ragazzi, non sto muovendo io. In effetti è una casa che ha un'atmosfera abbastanza spaventosa, inquietante. E c'è una luce, in quello che sembra essere il seminterrato, che si accende da sola. Ci affacciamo. E ovviamente... Ma perché non entrare dalla porta? Perché entri da qui? Deficiente. È anche caduto? E ben ti sta, caro il mio detective. Intanto si è sentito tipo un'esalazione da fantasma. Un suono che ho sentito e risentito tante volte in altri giochi, quindi proprio un suono usato e abusato in tanti videogiochi, credo ci fosse anche in Phasmophobia. Qualcosa mi tirava la gamba e non mi piaceva. È ora di andarsene da qui e risolvere la cosa una volta per tutte. E ha rotto pure la torcia, bravo. Rincitrullito. Che sta succedendo? Proviamo ad aprire questa porta, ma è ovviamente chiusa. Quindi diamo un'occhiata intorno. Dannazione, appena aperto la porta mi ha colpito sulla testa. Quanto tempo sono stato qui? A qualche ora? Non ne ho idea. Cavolo, la testa mi sta uccidendo. Devo uscire da qui. Ma aspetta, appena mi sono svegliato ho sentito dei passi sopra le scale. Sembra che io abbia compagnia. Quindi ci serve evidentemente qualcosa per prendere questo tubo. Possiamo accovacciarci intanto? No, mi sembra di no. Ok. Qui c'è una bottiglia però. Bravo, l'ha rotta. Però forse i cocci, le schegge possono effettivamente venirci in aiuto. Prendiamo il tubo di metallo. Forse ci serve per raggiungere quella leva. Esatto. Diavolo inventa queste cose. Purtroppo sei in un gioco di avventura narrativa horror, quindi non so se sia anche un survival, ragazzi. Non ne ho idea. Lo scopriremo, lo scopriremo. C'è nessuno? Salve. Buonasera.
Could it be that Peter Hill himself is guarding the house? Lo stesso proprietario, Peter Hill, stava osservando la A casa? rational explanation. I'll find it. Ok. Vedete comunque anche dai dialoghi del nostro protagonista, nonostante lui sia, diciamo così, rincorra il soprannaturale, l'inspiegabile, cerca comunque delle spiegazioni razionali a tutto. Qui intanto abbiamo, vedete, un disegno che mostra il proprietario del maniero, Peter Hills probabilmente, con quello che è il bambolotto, il puppet. Il mio ultimo capolavoro è il mio bellissimo immacolato bambolotto. Lavorare con lui è la mia più grande gioia. Sento un legame potentissimo con lui. È molto più forte di qualunque affetto abbia mai provato per qualunque altra bambola ho comprato. Forse è l'artista che è in me che sta parlando. O forse è qualcos'altro. Apriamo il cassetto. Pezzo dell'orologio. Ok, qui ragazzi cominciano a venire fuori gli enigmi, Questa maschera sembra davvero tanto quella di The Mask. Avete presente? Quella del film del 94? È lei. L'hanno modellata proprio su quella. Allora, torna alle 10:35 del pomeriggio. Facciamo una foto anche qui. Ok, quindi dobbiamo probabilmente settare l'orologio alle ore 10:35 di sera per poter aprire questa porta, suppongo. La logica vorrebbe questo. Ecco qua ragazzi, pezzo dell'orologio usato. Bene, quindi andiamo a impostare l'orario. 10:35 del pomeriggio. Esatto. No, scusate, ho fatto 10:34. Bene. 10:35 del pomeriggio e che succede? Attenzione. Eccolo. Sembra che a Peter piacessero molto gli enigmi. E anche agli sviluppatori, a quanto pare. La porta si è aperta e qui ragazzi abbiamo il nostro bambolotto. Che sembra, almeno per il momento, immobile. E che ci fa? Che bellino. Tra poco eccola. Vabbè, dicevo, fra poco è Natale, quasi quasi lo regalo a mio nipote. Potrebbe essere una buona idea. Si è accesa la TV. E la spegniamo. Non vorrei uscisse Samara all'improvviso. E questa è... pezzo del rompicapo. No. Raga, è uscito e ci ha chiuso dentro. Non so se possiamo aprire la porta, però volevo prima esplorare un po' il resto. Vedete, comunque questi disegni in qualche modo credo che ci raccontino la storia del ventriloquo con la bambola. Ma volete vedere... La butto lì, ragazzi, io ovviamente non conosco il gioco, lo stiamo scoprendo qui insieme. Però volete vedere che sto ventriloquo in qualche modo è riuscito a ficcarsi nel corpo del bambolotto? Boh, però sarebbe carina come idea. Allora, qui dobbiamo impostare una frequenza. W F 5. Ok, non so bene come vada l'enigma, ma intanto controlliamo se il tizio ci ha chiuso o meno dentro. No, cioè sì, ci ha chiuso dentro, ma abbiamo trovato la chiave. Dove è scappata la bambola? È buona domanda. Eccolo qua. Abbiamo usato il pezzo del rompicapo che abbiamo trovato prima. E adesso forse dobbiamo andare a mettere le lettere che ci davano alla radio in qualche modo. Io mi ricordo la F, mi ricordo il 5 e mi ricordo la W. Perfetto. Impeccabile, direi.
Arrenditi. I'm not gonna give up. I'm gonna solve this case. Even if... Wait a minute. C'eri di nuovo chiusi dentro. Tra l'altro quell'arrenditi doveva forse in teoria essere scritto col sangue, ma sembrava tipo rossetto. Siamo chiusi dentro un'altra volta. Bene, cioè male. Ok, un altro disegno. Vedete, sembra che comunque il ventriloquo fosse abbastanza famoso, teneva spettacoli a un sacco di persone. Quindi... Eccolo! Il maledetto. Noi possiamo correre però, sì. Ok, la porta è aperta, eccolo lì nell'angolo. Che c'hai in mano? Ingranaggio mancante. Lo prendiamo. Great. Now I'll be able to activate the mechanism. Io ho paura di dargli le spalle, però, sinceramente. Stai buono lì, eh? Stai buono lì. Non rompere i cosiddetti. Allora, andiamo a mettere il pezzo mancante nel meccanismo. Ecco qua. Tiriamo la leva. E c'è una chiave della dispensa. D'accordo? One of the levers must be in the pantry. Una delle leve si trova nella dispensa. Qual è la dispensa? Di solito la dispensa è di sotto. Ma la dispensa di sopra? Mi pare strano comunque. E invece sì. Attenzione ragazzi. Qui c'è la leva. E cadiamo di sotto. Attenzione, ci siamo rotti tutto, rotule... femore, cervicale, insomma, abbiamo fatto una bella caduta. Calla! Attenzione, attenzione, attenzione. Vabbè. Raga, ci ha preso. Non so con quale forza ci sta trascinando via. Bene, bene, bene. Sì. E vuoi fare una partita a carte? Una scopettina? Non penso, non penso. Ah, vuoi disegnare? Quanto è carino! Vuole un amico, ragazzi, lui vuole solo un amico. Che sta succedendo? Che dice lì? Beh. Vabbè. GG. Perfetto, bellissimo inizio ragazzi. Allora io direi di fermarci qui. Il gioco è partito a cannone, mi piace molto questa introduzione, è molto d'effetto. Io direi che se siete d'accordo possiamo vedere il resto in live sulla piattaforma Viola, avete tutti i link in descrizione. Ma nel caso questo video vi fosse piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e attivate, mi raccomando, anche la campanella per non perdervi i futuri video. Seguitemi se vi va su tutti i social che trovate qui a destra e sotto in descrizione, sul mio gruppo Telegram e su quello di Videogiochi News che come sempre vi consiglierà le migliori offerte a tema gaming. E anche per oggi è tutto dal vostro The Prince e dal bambotto assassino. Entrambi vi mandiamo come di consueto un forte abbraccio e ricordate, giocate con passione. Alla prossima, ciao a tutti.